Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg Alex Murphy, un'armatura, anzi un cyborg alto circa 62 cm in scala 1:3, uscita numero 33, edizione De Agostini. Andiamo subito a dare un'occhiata ai contenuti e procediamo al montaggio. Invece, per tutti coloro i quali avessero piacere di dare lettura oltre che anche guardare le immagini, potranno farlo nel video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Grazie a tutti i miei iscritti, grazie a tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi perché continuate con il vostro tempo a dar vita al canale e io vi ringrazio con tutto il mio cuore. Se ci fosse qualcuno anche tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. E alle persone che mi guardano ma ancora non si sono iscritte, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di cyborg. Qui troviamo due serie di viti, BM e M, tutte e due sono da avvitare nel metallo, quindi io qui mi avvarrò di un lubrificante, qualsiasi lubrificante va bene, e infatti vi faccio subito vedere cosa ho fatto. Sono andato a prendermi queste, le BM, e sono andato a crearmi il filetto qua. Poi ho preso le EM e sono andato a crearmi il filetto qua. Perfetto. A questo punto prendiamo anche questo. Andiamo a rimuovere le viti. Queste le mettiamo da un'altra parte, così non corriamo il rischio di sbagliarci, anche se sono molto più grandi queste. Perfetto. A questo punto questo va messo così, quindi giriamo in questa maniera e andiamo a fissare le nostre due viti EM, no, chiedo scusa, le nostre due viti BM qui. Centriamo prima il pezzo di plastica sui perni metallici e avvitiamo. Attenzione a questo movimento che non deve essere molto rigido, ma non deve neanche proprio cadere giù. Parlo di questo. Ok? Poi giriamo semplicemente questo così. Però dovete fare molta attenzione, guardate a che cosa. Qui abbiamo la vernice nera e qui tocca. Quindi cosa fate prima di metterlo all'interno? Piegate il piede, così che lui possa entrare liberamente all'interno, vedete? Diversamente rovinate il nero della vernice. Controllate e inseriamo. Ovviamente prima di mettere le viti deve perfettamente essere aderente dappertutto, altrimenti lo aprite nuovamente e guardate cosa c'è che non va.
Ok, possiamo avvitare. Mi raccomando, se vi siete creati filetti, giriamo il cacciavite al contrario, quando sentiremo clac potremo avvitare serenamente. Sentito? Non stringete subito. Ok, possiamo stringere. Però qua non va bene, assolutamente non va bene. E il problema ho già visto dov'è. Il problema è qua. Guardate. Avete visto qua in mezzo? Quindi smonto nuovamente tutto. Non ci sono problemi. Dobbiamo avere sempre pazienza e mai fretta, perché la fretta ci fa rovinare il modello. Ricordiamoci che non chiudeva bene qui. Archimede Pitagorico diceva datemi una leva e vi solleverò il mondo. Allora, qui per lavorare bene però, lo so, io fermerei anche il video e metterei la pausa, ma dovesse succedere anche a voi vi faccio vedere cosa dovete fare. Bisogna smontare questo. Non ci vuole tanto, guardate, lo leviamo, smontiamo anche questo perché dobbiamo essere liberi di poter lavorare come vogliamo. Ok, perfetto. E adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare. Perché è ovvio che dobbiamo metterlo a posto. Così non si può lasciare. L'unico punto che tocca è il perno, è questo perno qui. Ecco qua, questo perno qui, che non entra perfettamente bene dentro questo foro. Quindi, visto che questo è un perno solo di riferimento per poter centrare il pezzo, se io vado ad allargare questo, dovremmo risolvere. Andiamo a tentativi. Non dovete avere fretta, ragazzi, ricordatevelo. Vedete? Abbiamo già risolto. Era solo quello il punto critico. Ecco qua. Così va bene. Qua va bene. Ok. Possiamo rimontare. Quindi
così. Ok, poi abbiamo detto questo va così, va girato in questa maniera, così, questo va messo così, quindi così deve essere messo, ecco qua. Avete visto, non ci è voluto molto, però ho preferito intervenire con voi che mi guardate, perché dovete ragionare quando c'è un problema, dovete guardare lungo tutto il perimetro se c'è la luce, cioè se vedete un punto di luce, vuol dire che il pezzo non tocca. Dove è interrotto, dove vedete che il pezzo non vi fa intravedere la luce, ecco lì il punto dove dovete intervenire voi. È lì che tocca. Ecco qua. Così è bello. Avete visto che resistenza adesso la caviglia? E così deve essere. Prima era veramente una cosa esageratamente molle. Ecco qua. Un'altra cosa che vi avevo anche fatto notare, fate attenzione quando fate questo movimento. Perché? Perché se voi, vedete, guardate, tirate troppo in su il piede, vi batte contro questa vernice nera e la rovinate. Quindi fate attenzione. Questo è semplicemente appoggiato, poi alla fine andrò a incollarlo, ma non adesso. Ecco qui. E questa è la posizione. No, questo è il destro, quindi questo va messo così. Ecco, così. Bene ragazzi, adesso prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita, la 33. C'è anche questo pezzo, che però sapete che io non vado mai a mettere. Lo appoggerò solo per la foto di rito, è quella che dovrebbe accattivarsi la curiosità delle persone che poi aprono il canale e guardano i miei video. Speriamo. Ma non mettetela, non spingetela giù, perché dovete magari poi intervenire e rischiate di rovinare le coperture. Ricordatevelo. Bene. Ecco qui. Guardate che meraviglia. Bellissimo. Così. I due semitoraci. Eccoli qui. Il casco con il magnete all'interno
e il pezzo di ferro. Qui poi ci andrà il volto di Alex Murphy in lattice. Braccio destro. Tutto mobile. Qui la parte calamitata poi verrà sostituita, se ci piacerà, dipende come vorrete presentare il vostro modello, con l'altra appendice che ha lo spuntone davanti, vi ricordate? La punta metallica, un'altra arma di Robocop. E poi basta, ecco. Ecco qui. E abbiamo finito anche l'uscita numero 33. Adesso vado a preparare le ultime due uscite, la 34 e la 35, quindi rimanete con me e poi seguitemi anche per il Mazinga Z. Mi raccomando. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Michele vi ringrazia sempre del vostro tempo e del vostro aiuto, perché siete voi la vita del canale. Ciao a tutti.